Lezione 1. Idee per l'arredamento della casa. Sembra perfetto. Mentre progettiamo il nostro spazio, penso che sarebbe un'ottima idea acquistare una lampada di grande impatto da appendere sopra il tavolo da pranzo. Assolutamente sì! Una lampada unica può fungere da punto focale e valorizzare davvero l'estetica dell'intera stanza. Vero? È incredibile come un singolo elemento possa trasformare uno spazio e aggiungere carattere, rendendolo più accogliente ed elegante. Sì! Inoltre, ci permette di esprimere il nostro stile personale. Scegliere un apparecchio che ci rispecchi può creare un'atmosfera calda e accogliente. Esatto. E ci sono così tante opzioni disponibili, dallo stile moderno a quello vintage, che potremmo facilmente trovarne una che si adatti alla nostra visione. Assolutamente! E dovremmo anche considerare il tipo di illuminazione che fornisce. La luce ambientale può creare l'atmosfera giusta per qualsiasi riunione. Ottima osservazione. Non è solo una questione di estetica, anche la funzionalità dell'illuminazione è importante per creare la giusta atmosfera. Sì! Una zona pranzo ben illuminata può rendere i pasti più piacevoli e persino migliorare l'esperienza culinaria complessiva. Assolutamente. Esploriamo insieme alcune opzioni e troviamo il pezzo perfetto che cattura il nostro gusto e si integra perfettamente con la stanza. Lezione 2. Pratiche di meditazione. Ho pensato a quanto spesso medito o faccio esercizi di respirazione profonda e cerco di dedicare almeno 10 minuti al giorno a questo scopo. Fantastico! La meditazione può essere uno strumento davvero potente per gestire lo stress e migliorare il benessere generale. Assolutamente. È incredibile come pochi minuti di consapevolezza possano cambiare completamente la prospettiva sulla giornata che ti aspetta. Sì, e respirare profondamente può davvero aiutarci a rimanere con i piedi per terra, soprattutto nei momenti caotici in cui ci sentiamo sopraffatti. Esatto. È come premere un pulsante di reset per la mente, permettendoci di concentrarci sul presente invece di perderci nei nostri pensieri. Assolutamente! Ho scoperto che integrare queste pratiche nella mia routine quotidiana ha fatto una differenza significativa nella mia lucidità mentale e nel mio equilibrio emotivo. Che ispirazione! Forse potremmo creare un programma condiviso per responsabilizzarci a vicenda ed esplorare nuove tecniche insieme. Adoro quest'idea! Imparare diversi stili di meditazione può mantenere l'esperienza fresca e coinvolgente, migliorando ulteriormente la nostra pratica. Sì. Inoltre, sarà emozionante condividere le nostre esperienze e intuizioni man mano che progrediamo in questo percorso di consapevolezza. Lezione 3. Informazioni sulla frutta. Sapevi che ciliegie e pesche hanno dei noccioli al loro interno? È affascinante il modo in cui funziona la natura, ma i noccioli non sono assolutamente commestibili. Sì, è sorprendente. Molte persone apprezzano il frutto senza rendersi conto che quei noccioli duri sono lì per un motivo: proteggere il seme al suo interno. Esatto. È interessante come il nocciolo funga da scudo, assicurando che il seme possa poi crescere e diventare un nuovo albero. E ci ricorda che non tutto in natura è destinato al consumo. Alcune parti svolgono un ruolo essenziale nel ciclo vitale della pianta. Esatto. Inoltre, è fondamentale prestare attenzione a ciò che mangiamo, poiché alcuni noccioli possono essere tossici se ingeriti. Certamente, sapere quali frutti hanno il nocciolo può aiutarci a gustarli in sicurezza, apprezzandone la bellezza naturale. Ed è un ottimo spunto di conversazione. Condividere queste curiosità può rendere l'esperienza di degustazione della frutta ancora più piacevole. Sì,
Trasforma qualcosa di semplice in un'opportunità per imparare e condividere esperienze, rendendo i nostri pasti più arricchenti. Assolutamente. Quindi, la prossima volta che gusteremo ciliegie o pesche, potremo apprezzarne non solo il sapore, ma anche l'affascinante biologia. Lezione 4. Nuove scoperte. Oh, cosa hai comprato? Spero che tu abbia trovato qualcosa di interessante al mercato oggi. Bene, ho preso della frutta e della verdura fresca che sembravano assolutamente deliziose e non ho resistito a prendere anche qualche articolo unico. Sembra fantastico. I prodotti freschi possono fare la differenza nei pasti che prepariamo. Che tipo di frutta hai preso? Ho trovato delle fragole dai colori vivaci e degli avocado maturi, che ho intenzione di usare in un'insalata più tardi. I colori sono così attraenti. Sembrano fantastici. Adoro gli avocado, aggiungono una consistenza cremosa a qualsiasi piatto. Hai trovato qualche verdura interessante? Sì, ho preso dei pomodori cimelio e un po' di cavolo nero. Volevo provare una nuova ricetta con loro, quindi sono entusiasta. I pomodori cimelio sono un'ottima scelta. Il loro sapore è così ricco e dolce rispetto ai pomodori normali. Hai in mente una ricetta specifica? Sto pensando di preparare un'insalata fresca con un condimento agli agrumi per far risaltare meglio i sapori dei pomodori e delle verdure. Sembra delizioso. Le insalate fresche sono perfette per l'estate. Fammi sapere come ti è venuta così posso provarla anch'io. Lezione 5. Piani per la spiaggia. Sì, mi piacerebbe tanto andare al mare quest'anno. È da tanto che non sento la sabbia tra le dita dei piedi. Sembra fantastico. La spiaggia è un posto meraviglioso, soprattutto con il sole e il suono delle onde. Dove pensi che dovremmo andare? Ho ripensato a quel bellissimo posto costiero che abbiamo visitato l'ultima volta. Il panorama era mozzafiato e l'acqua era così rinfrescante. Ricordo quel posto. Era perfetto per nuotare e rilassarsi. In più, potevamo divertirci con qualche gioco da spiaggia, il che rendeva il tutto ancora più divertente. Esatto. Non vedo l'ora di giocare a beach volley e magari anche di provare di nuovo a fare surf. È davvero emozionante. Il surf sembra esaltante. Ricordatevi solo di portare molta crema solare, così non finiremo con le scottature come l'ultima volta. Giusto. Proteggersi dal sole è importantissimo, soprattutto quando si passa tutto il giorno all'aperto. Sì, preparerò anche degli snack e delle bevande da gustare mentre prendiamo il sole. Perfetto. Una giornata in spiaggia, con buon cibo e tante attività, sembra il modo ideale per trascorrere una giornata estiva. Lezione 6. Consigli per lo shopping. Assicurati di conoscere le tue misure prima di andare a fare shopping. Può farti risparmiare un sacco di tempo e frustrazione quando provi i vestiti. Assolutamente. Trovo sempre utile avere le misure a portata di mano, soprattutto quando faccio acquisti online o in negozi che non conosco. Esatto. Provare gli abiti è fondamentale per vedere come cade il tessuto e come ti veste, e può fare un'enorme differenza su come ti senti indossando un abito. Sì, ho imparato a mie spese che le taglie possono variare notevolmente da una marca all'altra, quindi è meglio provare diverse opzioni. È vero. Inoltre, alcuni modelli potrebbero essere perfetti da vedere, ma potrebbero non valorizzare la tua figura quanto pensavi. Esatto.
Ed è sempre una buona idea muoversi un po' con i vestiti per assicurarsi che siano comodi da indossare tutti i giorni. Assolutamente. Nessuno vuole comprare qualcosa che è bello ma che risulta limitante o scomodo. Esatto. Fair shopping dovrebbe essere un'esperienza divertente, non stressante. Conoscere le proprie misure aiuta davvero a renderla piacevole. E se qualcosa non dovesse calzare, non esitate a chiedere aiuto al personale. Spesso possono darvi preziosi consigli su taglie e stili. Lezione 7. Scelte di quartiere. Sembra fantastico. Ho esplorato diversi quartieri da considerare per il mio prossimo trasloco. Quali sono quelli che stai prendendo in considerazione? Ho preso in considerazione un paio di zone note per la loro comunità vivace e la vicinanza a parchi e negozi. Sono ottime caratteristiche da considerare. È importante trovare un posto che sia accogliente e con molti servizi nelle vicinanze. Sì, voglio poter andare a piedi al mio bar preferito e avere parchi dove rilassarmi o fare esercizio fisico. Esatto. Un quartiere con un buon mix di attività e un'atmosfera amichevole può davvero migliorare la tua esperienza di vita. Inoltre, essere vicino ai mezzi pubblici è un grande vantaggio. Rende gli spostamenti molto più facili e apre maggiori opportunità di esplorazione. Assolutamente. Hai trovato qualche quartiere in particolare che ti ha colpito? Sì, c'è un'area che ha una grande atmosfera comunitaria e ospita eventi locali, ai quali penso sarebbe divertente partecipare. Sembra perfetto. Essere in contatto con la tua comunità può fare un'enorme differenza nel modo in cui ti godi la tua nuova casa. Lezione 8. Shopping di abiti. Cosa ne pensi di questo vestito? L'ho visto in negozio e l'ho trovato bellissimo. È davvero splendido. Il colore è così vivace e il design è davvero bello. Quanto costa? Ha un prezzo ragionevole, considerando la qualità. Credo che valga l'investimento, soprattutto per le occasioni speciali. Sono d'accordo. Un abito così bello può essere facilmente indossato in modo elegante o casual, rendendolo versatile per diverse occasioni. Esatto. Inoltre, avere un capo che spicchi nel guardaroba può rendere la preparazione per le uscite molto più semplice. Sì, e se ti sta bene, ti darà quella spinta di sicurezza che tutti amiamo quando indossiamo qualcosa che adoriamo. Esatto. Mi sento sempre molto meglio quando indosso qualcosa che mi fa sentire bene con me stessa. Assolutamente sì. Si tratta di trovare i pezzi giusti che riflettano il tuo stile personale e ti facciano sentire favolosa. Allora, stai pensando di provarlo? Scommetto che sarà ancora più bello una volta indossato. Lezione 9. Concetti di espansione. L'espansione delle frontiere attraverso la conquista di nuove terre mi ha sempre affascinato, soprattutto il modo in cui plasma le società. Sì, è notevole il modo in cui culture diverse hanno interagito nel corso della storia, spesso determinando cambiamenti significativi nello stile di vita e nella governance. Esatto. Una figura degna di nota in questo contesto è Walter Camp, giocatore di Yale che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del football americano. Che collegamento interessante! Le sue innovazioni non solo influenzarono lo sport, ma riflettevano anche i più ampi cambiamenti culturali in atto all'epoca. Assolutamente. Lo sport può fungere da specchio della società, mettendo in luce valori come il lavoro di squadra,
la competizione e persino l'orgoglio nazionale. Sì, è affascinante come l'evoluzione dello sport spesso vada di pari passo con l'espansione dei territori e degli scambi culturali. E gli insegnamenti tratti da queste espansioni storiche possono influenzare la nostra comprensione della cooperazione e del conflitto nel mondo odierno. Esatto. Studiando il passato, possiamo acquisire spunti su come affrontare le sfide del presente in modo più efficace. Verissimo. È fondamentale ricordare che la storia non riguarda solo date ed eventi, riflette le esperienze e le relazioni umane nel corso del tempo. Lezione 10. Ambienti di supporto. Ho imparato che circondarsi di persone che ti sostengono può davvero incoraggiarti a raggiungere i tuoi obiettivi e superare le sfide. Assolutamente. Avere una solida rete di supporto fa una differenza significativa nella nostra motivazione e resilienza nei momenti difficili. Esatto. È incredibile come poche parole di incoraggiamento da parte di amici o familiari possano risollevare il morale e ispirare ad andare avanti. Sì, quando ci circondiamo di positività, creiamo un ambiente in cui possiamo prosperare e coltivare le nostre passioni. E queste persone di supporto spesso ci ritengono responsabili, spingendoci a restare sulla buona strada e a realizzare le nostre ambizioni. Certamente. È importante scegliere amici che credano in noi e nel nostro potenziale, perché questo può favorire la crescita e la fiducia in noi stessi. Non potrei essere più d'accordo. È fondamentale prendere le distanze dalla negatività, che può prosciugare la nostra energia e motivazione. Sì, coltivare relazioni con persone motivanti può portare a una vita complessivamente più appagante e produttiva. Quindi, continuiamo a incoraggiarci a vicenda e a costruire una rete di positività e supporto mentre perseguiamo i nostri sogni. Lezione 11. Ripristino dell'alimentazione. Un momento. Va bene, prenditi il tuo tempo. Credo che la corrente dovrebbe tornare ora. Puoi controllare? Certo, darò un'occhiata in giro, ma spero che tutto funzioni di nuovo perché è stato piuttosto scomodo senza elettricità. Lo so. È incredibile quanto dipendiamo dall'energia per le nostre attività quotidiane, dal cucinare al rimanere in contatto con gli altri. Esatto. Stavo preparando la cena quando è andata via la corrente, e questo ha davvero mandato all'aria i miei piani per la serata. Sì. È frustrante quando si verificano interruzioni impreviste, ma si spera che sia solo un problema temporaneo. Sono d'accordo. Speriamo che la luce torni presto così potremo tornare alla nostra solita routine senza interruzioni. Sì. Quando tutto tornerà alla normalità, potremo goderci una bella cena insieme e recuperare i nostri programmi preferiti. Sembra perfetto. Una serata accogliente a casa è sempre un ottimo modo per rilassarsi dopo una giornata frenetica. Assolutamente. Quindi, incrociamo le dita affinché la corrente torni presto e possiamo tornare a goderci la serata. Lezione 12. Feste a tema spiaggia. Ho sempre adorato le feste a tema spiaggia. Portano un'atmosfera così divertente e rilassata a qualsiasi evento. Che ne pensi? Sono completamente d'accordo. C'è qualcosa di così gioioso nei colori, nelle decorazioni e nell'atmosfera che rendono le feste in spiaggia indimenticabili. Esatto. La combinazione di sole, sabbia e buona compagnia crea la ricetta perfetta per un evento memorabile. Sì, inoltre, puoi dare libero sfogo alla tua creatività con giochi da spiaggia,
bevande tropicali e deliziosi snack che si adattano perfettamente al tema. Verissimo. E l'aggiunta di elementi come torce, tiki e musica da spiaggia migliora davvero l'esperienza complessiva. Assolutamente. Si tratta di creare quell'atmosfera festosa che permetta a tutti di lasciarsi andare e divertirsi. E non dimentichiamoci dei vivaci abiti da spiaggia. Tutti sembrano così allegri nei loro abiti estivi e infradito. Sì, incoraggia le persone a esprimersi e ad abbracciare lo spirito divertente della spiaggia. Allora, che ne dici di organizzare presto una festa a tema spiaggia? Sarebbe fantastico riunire tutti per una giornata piena di divertimento. Lezione 13. Ricevute e transazioni. Ho finito di fare la spesa. Posso avere la ricevuta, per favore? Certo, ecco la ricevuta. C'è altro che ti serve prima di partire? No, per ora dovrebbe essere tutto. Volevo solo assicurarmi di tenere traccia dei miei acquisti. Intelligente. Conservare le ricevute aiuta a gestire il budget e a restituire gli articoli se necessario. Esatto. È sempre bene avere una traccia, soprattutto per gli acquisti più consistenti. Sì, inoltre, ti dà un quadro più chiaro delle tue abitudini di spesa nel tempo. Assolutamente. Allora, andiamo subito al bar a festeggiare il nostro shopping di successo? Sì, una bella coccola sembra perfetta dopo una giornata produttiva fuori. Andiamo a prenderci un caffè e dei pasticcini. Ottima idea. Non vedo l'ora di rilassarmi e chiacchierare delle nostre scoperte mentre ci concediamo qualche prelibatezza. Lezione 14. La conservazione è importante. È un ottimo suggerimento dare priorità alla conservazione, poiché dobbiamo proteggere attivamente il nostro ambiente naturale per le generazioni future. Assolutamente. La bellezza della natura arricchisce le nostre vite e abbiamo la responsabilità di garantirne la conservazione intatta. Esatto. Ogni piccola azione che compiamo può avere un impatto significativo, che si tratti di ridurre l'uso della plastica o di sostenere gli sforzi di conservazione locali. Sì, è stimolante vedere le comunità unirsi per partecipare a campagne di pulizia e iniziative di piantumazione di alberi. Certamente. Questi movimenti dal basso non solo aiutano l'ambiente, ma promuovono anche un senso di comunità e consapevolezza tra le persone. È fondamentale informarsi sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi locali per capire come proteggerli in modo efficace. Esatto. Più impariamo, più siamo attrezzati per sostenere politiche che salvaguardino le nostre risorse naturali. Inoltre, coinvolgere le generazioni più giovani negli sforzi di conservazione può infondere un senso di tutela e responsabilità nei confronti del pianeta. Sì. Se ispiriamo i giovani ad apprezzare la natura, saranno più propensi a continuare in questo impegno in futuro. Lezione 15. Nuove opportunità. Sembra promettente. Hanno intenzione di aprire nuovi uffici lì o si tratta piuttosto di ampliare quelli esistenti? Da quello che ho sentito, stanno sicuramente cercando di aprire nuove sedi, il che potrebbe davvero migliorare la loro presenza sul mercato. È entusiasmante. L'espansione può portare a maggiori opportunità di lavoro e aiutare l'azienda a prosperare in diverse regioni. Assolutamente. È una mossa strategica che può anche favorire la collaborazione tra team dislocati in diverse sedi.
Esatto. Con la giusta infrastruttura, possono attingere ai talenti locali e adattarsi alle esigenze delle diverse comunità. Sì, inoltre, i nuovi uffici possono creare una nuova energia che spesso porta innovazione e creatività al team. Esatto. Si tratta di sfruttare questi nuovi spazi per ispirare la collaborazione e guidare il progresso. E immagino che investiranno in formazione e risorse per garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Assolutamente. Una base solida è fondamentale per un'espansione di successo, e sembra che siano sulla strada giusta. Lezione 16. Ricerca appartamento. Per raccogliere tutte le informazioni necessarie alla ricerca del mio appartamento, ho esplorato vari quartieri e i loro servizi. Sembra un approccio intelligente. È fondamentale considerare non solo l'appartamento in sé, ma anche la zona circostante e ciò che offre. Esatto. Voglio trovare un posto che mi faccia sentire a mio agio, che renda la vita quotidiana più facile e piacevole. E non dimenticare di controllare le opzioni di trasporto pubblico e i negozi di alimentari nelle vicinanze. Possono davvero fare la differenza. Assolutamente sì. Avere accesso ai servizi essenziali nelle vicinanze può far risparmiare un sacco di tempo e fatica a lungo termine. Inoltre, esplorare i parchi e le aree ricreative locali può aiutarti a trovare dei posti in cui rilassarti e goderti la natura. Ottima osservazione. Voglio sentirmi parte integrante della mia comunità e gli spazi all'aperto possono sicuramente migliorare questa esperienza. Sì, sembra che tu ci stia pensando davvero, il che è importante per trovare la soluzione giusta. Grazie. Apprezzo il vostro supporto. Vi terrò aggiornati sui miei progressi mentre continuo questa ricerca. Lezione 17. Pianificazione del viaggio. Ciao. Sto pensando di organizzare un viaggio per il mese prossimo e mi piacerebbe sentire i tuoi suggerimenti su dove andare. Sembra entusiasmante. A seconda del tipo di esperienza che stai cercando, ci sono tantissime destinazioni incredibili da considerare. Assolutamente. Sono aperto a tutto, che si tratti di una rilassante vacanza al mare o di un'avventurosa fuga in montagna. Beh, se sei interessato alla natura, un parco nazionale potrebbe essere un'opzione fantastica. Ci sono panorami mozzafiato e tantissime attività all'aperto. Sì. Fare escursioni ed esplorare la natura sembra allettante. Hai in mente qualche parco specifico? Che ne dici di Yellowstone? È famoso per i suoi paesaggi mozzafiato e le sue caratteristiche geotermiche uniche. Ottima idea. Ho sempre desiderato vedere i geyser e la fauna selvatica lì. Sembra un'esperienza indimenticabile. Certo, assicuratevi solo di pianificare in anticipo, perché in alta stagione può essere molto affollato. Ottima osservazione. Inizierò a cercare soluzioni di alloggio e a creare un itinerario per sfruttare al meglio il mio tempo lì. Lezione 18. Esperienza di acquisto. Fantastico. Hai trovato tutto ciò di cui avevi bisogno durante la tua spesa o ci sono stati alcuni articoli difficili da trovare? Sì, nella maggior parte dei casi sono riuscito a trovare quello che cercavo, ma non sono riuscito a trovare una marca di cereali in particolare che mi piaccia. È sempre frustrante. Sembra che certi prodotti possano essere difficili da trovare, soprattutto quando li desideri davvero. Esatto. Trovo utile controllare online prima di andare a vedere se è disponibile, ma a volte non funziona.
Sì. È un po' un azzardo, vero? Non si sa mai se il negozio avrà quello che vuoi, anche se è elencato online. Giusto. Almeno ho trovato la maggior parte delle cose essenziali, quindi non è stata una perdita totale. Questa è la parte importante. Avere le basi coperte può fare una grande differenza nella tua settimana. Assolutamente. E mi è piaciuto curiosare tra i corridoi, scoprendo nuovi prodotti lungo il percorso. È il bello dello shopping. Trovare qualcosa di inaspettato può rendere il viaggio più gratificante. Lezione 19. Professionalità. Apprezzo molto l'importanza data alla professionalità nel nostro posto di lavoro. Crea un ambiente davvero positivo per tutti i soggetti coinvolti. Assolutamente. Quando le persone mostrano rispetto e dedizione, si crea una cultura di eccellenza che va a beneficio di tutto il team. Sì. È stimolante vedere come la professionalità possa valorizzare il nostro lavoro e migliorare la collaborazione tra colleghi. Esatto. Quando tutti si impegnano a mantenere standard elevati, siamo davvero motivati a dare il massimo. E costituisce un ottimo esempio per i nuovi membri del team, aiutandoli a comprendere fin dall'inizio le aspettative. Assolutamente. È fondamentale per costruire un team coeso, che si sostiene a vicenda e si impegna insieme per il successo. Ho notato che quando ci concentriamo tutti sulla professionalità, migliorano anche le nostre capacità di comunicazione e di risoluzione dei problemi. Sì, una comunicazione aperta e rispettosa è fondamentale per affrontare le sfide in modo efficace ed efficiente. Farò sicuramente la mia parte per mantenere questo standard e incoraggerò gli altri a fare lo stesso. Lezione 20. Scoperta della libreria. Sì, c'è una libreria in centro che ho scoperto di recente e offre una vasta gamma di generi tra cui scegliere. Fantastico! È sempre emozionante trovare un posto che offra una selezione di libri così varia e adatta a tutti i gusti. Esatto. Adoro poter navigare tra diverse categorie, dalla narrativa alla saggistica, e persino in alcuni generi meno noti. E c'è qualcosa di speciale nel sostenere le librerie locali, spesso hanno un fascino unico e personale competente. Assolutamente. Inoltre, molti di loro organizzano eventi come letture d'autore e club del libro, che possono essere un ottimo modo per entrare in contatto con gli altri. Sì, mi è sempre piaciuto partecipare a questi eventi, sono una splendida opportunità per incontrare altri amanti dei libri. E scoprire nuovi autori o titoli grazie ai consigli dello staff può dare vita a fantastiche avventure di lettura. Esatto, apprezzo molto quando il personale è appassionato di libri, rende l'esperienza molto più piacevole. Penso che organizzerò presto una visita per vedere quali nuovi arrivi hanno. Lezione 21. Cura delle piante. Con quale frequenza innaffi le tue piante? Ho cercato di trovare il giusto equilibrio per mantenerle sane e rigogliose. Le innaffio ogni mattina e sera per assicurarmi che ricevano abbastanza umidità, soprattutto durante i mesi caldi dell'estate. Che routine consolidata! Ho notato che un'irrigazione costante fa davvero la differenza nella loro crescita e nella loro salute generale. Sì, è fondamentale tenere d'occhio anche il terreno, a volte, a seconda del meteo, ha bisogno di qualche attenzione in più. Esatto. L'eccesso di acqua può essere altrettanto dannoso, quindi è fondamentale capire le esigenze di ogni pianta. Assolutamente. Alcune piante preferiscono condizioni più asciutte,
mentre altre prosperano in condizioni di maggiore umidità, quindi è tutta una questione di trovare l'equilibrio. Ho sperimentato diversi programmi di irrigazione per vedere quale funziona meglio per le mie piante. È un ottimo approccio. Osservare la loro risposta può aiutarti ad adattare di conseguenza la tua routine di cura. Adoro imparare a conoscere le piante e le loro esigenze, è gratificante vederle prosperare con le giuste cure. Lezione 22. Fauna selvatica nel cortile. Ci sono scoiattoli nel tuo giardino? Ho notato che ultimamente sembrano piuttosto attivi nella mia zona. A volte vedo un procione o un otamia girovagare, ma gli scoiattoli sono sicuramente i visitatori più frequenti. Interessante. Possono essere davvero divertenti da guardare mentre giocano e corrono in cerca di cibo. Assolutamente. Adoro vedere le loro bizzarrie, sono così curiosi e sembrano sempre indaffarati. Ed è sorprendente quanto siano adattabili a diversi ambienti, sfruttando al meglio qualsiasi risorsa riescano a trovare. Sì, possono essere piuttosto intelligenti, trovando spesso il modo di aggirare gli ostacoli per raggiungere i loro spuntini. Li ho visti arrampicarsi sugli alberi e perfino saltare da un ramo all'altro con tanta agilità. Esatto, è una gioia osservarli nel loro habitat naturale, mentre prosperano nei nostri giardini. Mi chiedo quali altri animali selvatici si nascondano nei dintorni. È sempre una sorpresa scoprire nuovi visitatori. Lezione 23. Prospettive di giustizia. Henry affermò che i casi penali avrebbero dovuto essere decisi in base alle opinioni di 12 uomini onesti a conoscenza del crimine, della vittima e delle circostanze che lo avevano generato. È una prospettiva avvincente. Sottolinea l'importanza di avere una giuria che rappresenti una rappresentanza trasversale della società per garantire l'equità. Assolutamente. Le intuizioni di una giuria possono fornire un contesto prezioso che va oltre le prove presentate in tribunale. Avere opinioni diverse può aiutare a impedire che i pregiudizi influenzino il verdetto, promuovendo la giustizia per tutte le parti coinvolte. Esatto. È fondamentale che la giuria comprenda le sfumature di ogni caso, poiché ogni crimine ha una sua storia unica. Sì, una giuria ben informata può deliberare in modo più efficace, prendendo decisioni che riflettano i valori della comunità. È affascinante come il sistema giudiziario si affidi al giudizio collettivo dei cittadini comuni per garantire l'equità. Certamente, sottolinea il ruolo del coinvolgimento della comunità nel garantire che giustizia sia fatta. Ritengo che questo approccio sia essenziale per preservare la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario. Lezione 24. Destinazioni da sogno. Mi stai facendo venire voglia di andarci anche a me. Un altro posto da sogno nella mia lista è Santorini, con i suoi tramonti mozzafiato e la sua splendida architettura. Santorini è assolutamente mozzafiato. Gli edifici bianchi che si stagliano contro il mare blu intenso creano uno scenario davvero pittoresco. Sì. Ho visto innumerevoli foto, ma posso solo immaginare quanto sia affascinante dal vivo, soprattutto al tramonto. I tramonti sono famosi per un motivo. Le persone si riuniscono in diversi punti panoramici solo per catturare l'attimo in cui il cielo si illumina. Riesco a immaginarmelo ancora adesso, con il sole che tramonta dietro l'orizzonte e getta un bagliore dorato sull'isola. Sembra magico. Inoltre, esplorare le incantevoli strade e gustare la cucina locale sarebbe un'esperienza indimenticabile. Assolutamente. Mi piacerebbe provare autentici piatti greci mentre mi godo il panorama da un ristorante sulla scogliera.
Sì, mangiare con vista rende il pasto ancora più speciale. Dovremmo assolutamente organizzare un viaggio insieme un giorno. Sarebbe fantastico. Continuiamo a sognare e magari trasformiamolo in realtà nel prossimo futuro. Lezione 25. Capire le malattie. È allarmante il modo in cui alcuni animali possono essere infettati da malattie, tra cui la rabbia, una malattia piuttosto grave. Sì, la rabbia è una malattia che a volte colpisce gli animali selvatici e può essere trasmessa all'uomo attraverso i morsi. Esatto. È fondamentale essere prudenti e consapevoli dei rischi, soprattutto quando si interagisce con animali randagi. Assolutamente. La vaccinazione è essenziale per gli animali domestici per prevenire la diffusione della rabbia, proteggendo sia gli animali che gli esseri umani. E la sensibilizzazione su questo argomento può aiutare le comunità a comprendere l'importanza di possedere animali domestici in modo responsabile. Sì, è fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica sui sintomi della rabbia e sulle misure da adottare in caso di morso. Sono pienamente d'accordo. Capire queste malattie può aiutarci a proteggere noi stessi e i nostri cari in modo efficace. Certamente, essendo informati, possiamo contribuire a un ambiente più sano per tutti. È un problema serio, ma con le dovute conoscenze e precauzioni possiamo ridurre al minimo i rischi associati alla rabbia. Lezione 26. Idee per castelli. Ha riportato alla mente idee incredibili per un castello sulla collina, e il castello di Pellet è sicuramente un concetto accattivante. Sembra intrigante, ma immagino che non sia un castello pieno di spifferi, come spesso immaginiamo i castelli storici. Esatto. I design moderni possono integrare un migliore isolamento e caratteristiche innovative per garantire un comfort abitativo costante tutto l'anno. Sì, è affascinante come l'architettura possa fondere elementi storici con le esigenze contemporanee di comfort e funzionalità. E pensate al panorama dall'alto. Un castello su una collina offrirebbe panorami mozzafiato sul paesaggio circostante. Assolutamente. Sarebbe il posto perfetto per rilassarsi e godersi la natura, immersi in un'atmosfera regale. Mi piace l'idea di creare spazi all'interno del castello che trasmettano allo stesso tempo eleganza e calore, rendendolo un luogo accogliente. Certamente. Sarebbe fondamentale progettare spazi per riunioni e celebrazioni, assicurandosi che siano vivi e vivaci. Continuiamo a sognare questo castello. Chissà quali progetti creativi potremo inventare in futuro. Lezione 27. Mercato degli oggetti da collezione. È possibile vendere oggetti da collezione per $100 nel tuo negozio online, soprattutto con cataloghi che mostrano il valore degli articoli. È vero, avere un catalogo ben organizzato può attrarre acquirenti seri alla ricerca di oggetti da collezione specifici. Esatto. Aiuta a creare fiducia e legittimità, permettendo ai clienti di vedere il valore e i dettagli di ogni articolo. Inoltre, la presentazione di articoli online può raggiungere un pubblico più ampio, aumentando le possibilità di vendita. Sì. Con le giuste strategie di marketing, i collezionisti possono entrare in contatto con appassionati da tutto il mondo. Inoltre, organizzare eventi o aste può creare entusiasmo attorno ad oggetti rari, attirando potenziali acquirenti. È un mercato dinamico e restare informati sulle tendenze può aiutare i venditori ad adattare efficacemente le proprie strategie. Assolutamente. Capire gli interessi dei collezionisti è fondamentale per gestire con successo questo settore.
Esploriamo insieme il mondo del collezionismo. C'è così tanto da imparare e scoprire. Lezione 28. Hobby e interessi. A proposito di te, sembra interessante. Che tipo di hobby hai sperimentato ultimamente? Ho sperimentato la pittura e ho anche seguito alcuni corsi online per migliorare le mie competenze. Fantastico! Dipingere può essere un modo davvero terapeutico per esprimere la creatività e rilassarsi. Sì, trovo incredibilmente rilassante creare qualcosa partendo da zero, perché mi permette di esplorare stili diversi. Immagino. Hai provato tecniche o tecniche specifiche, come acquerelli o acrilici? Ho utilizzato principalmente colori acrilici perché asciugano rapidamente e consentono la stratificazione, cosa che apprezzo molto. Sembra davvero divertente. Ho sempre ammirato gli artisti che sanno trasformare una tela bianca in un'opera d'arte meravigliosa. Grazie. Sto ancora imparando, ma ogni dipinto è per me una nuova avventura e adoro questo processo. Sono felice che ti piaccia. Mi piacerebbe vedere alcuni dei tuoi lavori quando sarai pronto a condividerli. Lezione 29. Prodotti di bellezza. Fantastico! Che tipo di prodotti di bellezza hai realizzato di recente? Sono curiosa di vedere le tue creazioni. Ho sperimentato ingredienti naturali per creare alcuni prodotti per la cura della pelle, come creme idratanti e maschere per il viso. Sembra fantastico! Usare ingredienti naturali può essere davvero benefico per la pelle, ed è anche ecologico. Assolutamente. Mi piace sapere esattamente cosa c'è nei prodotti che uso ed è divertente personalizzarli in base al mio tipo di pelle. Sì. Inoltre, realizzare i propri prodotti può far risparmiare denaro a lungo termine rispetto agli articoli acquistati in negozio. Esatto. E mi piace molto mescolare ingredienti diversi e vedere come funzionano insieme. Hai sviluppato delle ricette preferite che ritieni particolarmente efficaci? Sì, ho creato una maschera al miele e all'avena che lascia la mia pelle morbida e ringiovanita. Sembra delizioso. Mi piacerebbe molto provarlo. È impressionante come i prodotti di bellezza fai da te possano essere allo stesso tempo divertenti e utili. Lezione 30. Discussioni politiche. Che con Madame Thatcher, non è questo il problema che riconosco. Quando i membri del partito discutono di politica, la situazione può diventare piuttosto accesa. Sì, le discussioni politiche spesso fanno emergere opinioni forti, ed è fondamentale affrontarle con attenzione. Esatto. Comprendere diverse prospettive può portare a conversazioni più produttive e a un processo decisionale migliore. Ed è fondamentale ascoltare attivamente, poiché ciò favorisce il rispetto e apre la porta al dialogo costruttivo. Assolutamente. Partecipare a discussioni approfondite può aiutare a colmare le lacune e trovare un terreno comune. Sì, ed è importante ricordare che ognuno ha le proprie esperienze che plasmano il proprio punto di vista. Esatto. È questo che rende queste conversazioni così ricche e illuminanti. Sono d'accordo. È sempre utile affrontare le discussioni con una mente aperta e la voglia di imparare. Continuiamo a impegnarci in questi dialoghi, ci aiutano a crescere e a comprendere meglio il mondo.